Benvenuti nel video come inserire manica utilizzando la versione L3 di TityCAD. Vado a selezionare un corpetto con le riprese di tipo B. Crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato. Quindi parto da zero, non utilizzo un modello già presente. Vado direttamente nella gestione parti e mi dice che la struttura dell'albero mi fa l'elenco di tutte le parti di cui è composto questo modello. Ho un davanti con le riprese, un dietro e un dietro con le riprese. Seleziono il davanti con le riprese e voglio applicare la manica a questo davanti con le riprese e al dietro con le riprese. Seleziono la parte del davanti, poi vado a selezionare maniche. Cliccando mi si apre questa tendina perché ho la possibilità di inserire diversi tipi di manica. In questo video vi farò vedere la manica a giro. Clicco, mi si apre questa finestra. Qui ho parametri della manica. Ho il nome, lo posso modificare, ad esempio lo mettiamo in corsivo. Poi la lunghezza della manica mi propone 60 centimetri, io faccio una manica corta 30 e la circonferenza della manica faccio un 28 centimetri. Poi vado qui sotto. Ho la parte del davanti che è già selezionata ed è questa, perché è la parte che io avevo selezionato sull'albero. Devo però fare attenzione, devo andare a selezionare l'incavo. Vedete che nella parte del davanti non c'è nessuna parte in blu. Io la manica la devo applicare utilizzando questa misura. Quindi nella fase correzioni la lascio così, invece qui devo mettere i punti che mi interessano, quindi apro la tendina, mi viene fuori tutti i punti a disposizione, seleziono l'F e vado a selezionare il punto, la lettera G. Ok, avete visto che adesso l'incavo è diventato blu. La parte del dietro mi propone già il dietro con le riprese, che a me va bene. Avrei la possibilità anche di mettere il dietro senza le riprese, però lasciamo questo. Mi propone già selezionato l'incavo, quindi la curva CD, ecco qua. Sono a posto in questo momento. Faccio aggiungi questa nuova manica ed ecco qua che il programma mi ha già costruito la manica con una lunghezza di 30 centimetri e una circonferenza di 28 centimetri. La distanza tra il punto H e il punto B sono questi 16,2. Il programma mi dà anche la possibilità, una volta che ho aggiunto la manica, di spostare questi due punti utilizzando semplicemente la croce. Quindi se volessi spostare il punto H a sinistra, non faccio altro che cliccare una volta. Qui mi vengono indicati le distanze e vedo anche dal disegno base la nuova curva. Porto a 0. Ok. Questa parte della pagina mi dice che è una manica semisimmetrica. Io vi consiglio di lasciare questo tipo di manica. Avete però la possibilità di farla simmetrica, vuol dire che la parte sinistra e la parte destra, quindi la parte del davanti e la parte del dietro, sono perfettamente uguali, sono come se fossero specchiate. Noi la lasciamo semisimmetrica. Se volete fare delle modifiche dovete sempre cliccare applica a manica selezionata in lista e avete visto che c'è stata una modifica.
noi portiamola semisimmetrica e applica. Ok. Io ho anche la possibilità, un'altra cosa, qui vi indica la curva dell'incavo, i centimetri. Per curva dell'incavo intende la somma dell'incavo davanti più l'incavo dietro è uguale al giro della manica. Di default il programma ve la fa uguale. Voi avete la possibilità, se volete aumentare la parte del colmo manica, ad esempio dovete fare una giacca, un cappotto, quindi volete avere una certa lentezza, in questa casella dove c'è scritto extra lunghezza giro manica, aggiungete i centimetri che desiderate aumentare la manica. Mettiamo 2 centimetri, faccio applica ed ecco qua che è cambiato il colmo manica. Poi la manica, ci sono delle tacche che vi aiutano nella confezione. La tacchetta dove c'è il punto H, vedete questa lineetta rossa, corrisponde a questa lineetta rossa che trovate sull'incavo del davanti. Questa doppia lineetta che trovate sul dietro la trovate anche qui sulla manica. Portiamo di nuovo a 0. Se desiderate invece fare una manica arricciata sul colmo, utilizzate questa seconda possibilità, extra lunghezza arricciatura. Ad esempio mettiamo 6 centimetri. Faccio applica, ecco qua, la manica si trasforma, si allarga. Normalmente quando si fanno le arricciature, oltre ad allargare il colmo manica, bisogna però anche innalzare il colmo manica ed ecco qua, extra altezza punto A. Mettiamo 2 centimetri e mezzo, applico ed ecco che ho innalzato la mia manica ed ho anche allargato, quindi ho una manica che mi va bene per arricciarla. Lascio tutto così, faccio conferma ed ecco qua che sono ritornata nella gestione parti e nella struttura dell'albero, oltre alle 4 parti che avevo inizialmente, è comparsa anche la manica. Vi ricordo che avete la possibilità, selezionandola e andando in modifica forma, la possibilità, se volete apportare altre modifiche, spostando i punti oppure cambiando le curve. Vi ricordo che c'è un video dedicato allo spostamento dei punti e anche al modifica curva. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!